Aggiorniamo la situazione sulla possibilità che l'Italia venga ripescata ai mondiali 2026 al posto dell'Iran. Vi anticipo che l'Iran non rinuncerà mai al mondiale e vi spiego il motivo che va ben oltre lo sport. Come sapete, la squadra di Galeonei dovrà giocare la fase a gironi della Coppa del Mondo degli Stati Uniti, paese con cui è in guerra, ed è proprio il conflitto il motivo per il quale l'Iran non rinuncerà a un mondiale. Lo so, sembra un paradosso se si pensa a quanto si è detto e scritto fino ad ora, ma sono fiducioso di chiarire il concetto. Evito di tornare sulle condizioni poste dall'Iran, ne ho già parlato. Sapete che il problema principale attualmente riguarda i visti. Ma veniamo al punto. In questo momento storico l'Iran ha bisogno del mondiale. Lo sport e il calcio più di altri è un forte elemento di propaganda, è una grande eco per la retorica. Lo sport ha una capacità quasi unica di toccare le corde dell'identità nazionale e in tempi di guerra e forti tensioni geopolitiche i regimi e i governi hanno spesso cavalcato questa forza. Pensateci un attimo, quando l'Italia ha giocato i mondiali ci sentivamo tutti più italiani, la bandiera tricolore era sventolata in ogni dove quando non era fuori ai balconi. Grazie al calcio si vive un autentico momento di unità nazionale ed è così per tutti. Per un paese in guerra e diviso come l'Iran, il mondiale può essere un elemento che cementa il fronte interno e può aiutare a distrarre la popolazione dal conflitto. Sul fronte esterno, lo sport è uno strumento di soft power che può essere utile per manifestare una sorta di superiorità morale, fisica, ideologica, eccetera. È chiaro che tutto ciò funziona meglio se si vince e per l'Iran non sarà semplice, ma se pensiamo che nel girone, suo girone c'è l'Egitto, un paese con il quale solo di recente c'è stato un disgelo, ecco, prendere i 3 punti sarebbe motivo di festa per gli iraniani. La stessa partecipazione ai mondiali in casa del nemico storico è una mossa fondamentale per la propaganda. Ma pensiamo ai casi concreti della storia dello sport. L'Italia ai mondiali del 34 e del 38, i primi giocati in Italia, i secondi in Francia, entrambi vinti, furono l'occasione per compattare gli italiani attorno all'idea dell'uomo nuovo fascista, forte e vincente, proiettando all'estero l'immagine di un'Italia organizzata, terribile e trionfante, mentre i calciatori in campo facevano il saluto romano. Come non citare poi le Olimpiadi di Berlino del 36, forse l'esempio più celebre in assoluto di sport utilizzato come gigantesco palcoscenico politico e propagandistico. I giochi servirono alla Germania per pulire la sua immagine internazionale, mentre sul fronte interno Goebbels organizzò l'evento per esaltare il mito della superiorità ariana e unire il popolo tedesco sotto la svastica. Certo, i 4 ori vinti dall'afroamericano Jesse Owens non furono previsti e potrei citare comunque tanti altri esempi dove lo sport è stato il volano della propaganda. Per esempio avrete sentito parlare della partita della morte che si giocò a Kiev, alla quale si ispirò il film Fuga per la vittoria, che tuttavia era ambientato in Francia. Insomma, il regime iraniano sa quanto siano importanti i mondiali del 2026, tanto sul fronte interno per rinsaldare l'unità nazionale, per far emergere il patriottismo, quanto sul fronte esterno, e per queste ragioni non ha mai avuto l'intenzione di rinunciarci. Le continue richieste da una parte e le parole di Trump dall'altra fanno parte appunto della dialettica geopolitica che oltre che è praticamente un'esibizione di forza. Quindi direi di rassegnarci all'idea che l'Italia non sarà ripescata ai mondiali. Naturalmente questo è il mio pensiero, ditemi il vostro lasciando un commento. Ciao e iscrivetevi al canale.